Ciao, vi racconto un'altra esperienza di sessione. Bene, questa è una cliente che voleva avere un po' di informazioni su alcuni aspetti della sua vita e che in quel momento stava vivendo come situazioni di conflitto e stavano affettando molto la sua vita e anche voleva un po' di informazioni sui problemi di salute perché soffre da tanto tempo di emorragie, ossia problemi all'utero con emorragie, anche il sovrappeso che è diventato un problema. Questa cliente ha ricordato una vita dove lei era una donna giovane, di pelle bianca, molto magra e aveva le lentiggini in il viso, no? Questo delle lentiggini lo dico perché è molto bello quando la persona inizia a ricordare una vita passata e si vede con delle caratteristiche diverse a quelle che ha nella vita attuale, no? È bello vedere come reagiscono i clienti, come che in un certo modo non credono a quello che vedono, però poi sanno che sono loro stessi che si stanno guardando, loro stessi, no? E allora molte volte quando si vedono con i capelli molto diversi a quelli che sono nell'attualità o magari si vedono in un sesso diverso, cioè se essendo donna si vede maschio e essendo maschio si vede donna. È molto bello quella reazione di curiosità e di sorpresa quando si vedono diversi in questo ricordo. Come dicevo, in questo caso la cliente si è sorpresa di vedersi nel volto le lentiggini. Ebbene, comunque, alla fine un po' descriveva la sua vita. Lei stava in un posto molto piccolo, le case erano tutte fatte in legno, tutto ciò che stava dentro le case, o almeno dentro la sua casa, tutto era in legno e anche le altre case. E lei passeggiando per le strade di questo paese, questo posto piccolo, che le strade erano pietre in terreno, camminando per le strade vedeva che le case erano illuminate con candele e non c'era elettricità. Le persone avevano una vita molto tranquilla, lei anche aveva una vita molto tranquilla. Allora, esplorando la vita, e ovviamente qui iniziamo a spostarle, no? A giorni importanti. In questo caso abbiamo trovato una vita di quelle che Dolores Cannon chiamava di sbucciare patate. Dolores le ha dato questo nome di sbucciare patate perché sono vite che se tu inizi a esplorarle fanno le stesse cose sempre, sono un po' vite normali, comuni, un po' noiose a volte perché non c'è niente di straordinario. Per esempio, un giorno importante in una vita come quella che ha visto questa cliente era un giorno che è andato a trovare una sua amica a casa e si sono messi a parlare, a prendere una bibita, a fare pettegolezzo della gente del paese. E quello era un giorno importante per lei, tornare a casa, magari un altro giorno importante è stato stare lì con i suoi animali perché esplorando la vita abbiamo scoperto che il suo lavoro era prendersi cura degli animali, delle mucche, dei cavalli, nei recinti dove stanno questi animali e lei si prendeva cura di questi animali che alcuni erano suoi, altri erano di altre persone che lei curava. Il suo lavoro era quello. Mm, Un'altra volta ha visto dei bambini giocare per le strade e delle festività che si facevano lì in questo piccolo posto, ma in realtà sono vite molto semplici, no? Molto tranquille. E in realtà quando si fa il lavoro di ipnosi regressiva è strano arrivare a una vita dove magari il cliente è stato un personaggio importante, no? Famoso. Sinceramente
Penso che sono pochi casi dove realmente si arriva a quel tipo di vita. Magari tu sei stata una persona molto importante, famosa in una certa epoca, chi lo sa, però di solito non è quel tipo di ricordo che esce con questo lavoro. Di solito il subconscio ti fa vedere delle vite molto simili a quella che stai vivendo e nel momento presente. Mm? E soprattutto nella situazione presente, perché magari se la persona in 6 mesi fa di nuovo una ipnosi regressiva, o almeno con questa tecnica, il subconscio, gli farà vedere un ricordo di una vita che è attinente al momento presente, sì, perché ed è lì dove devi prendere l'informazione che è appropriata per aiutarti a capire, a comprendere, diciamo una situazione conflittiva o una situazione particolare del momento presente. Bene, allora abbiamo esplorato questa vita con questa cliente, una vita molto tranquilla, poi l'ho spostata al momento della morte e stava lasciando il corpo perché oramai era vecchia, era anziana e c'erano molte persone lì del paese intorno a lei, allora lei si sentiva felice di stare con tutte queste persone lì, era felice anche di stare in quel momento, con tante persone che stavano intorno, che le volevano bene, che in un certo modo anche stavano piangendo perché avevano capito la situazione. Dopo che lei ha lasciato il suo corpo, di solito con questa tecnica, le chiediamo alla persona di guardare indietro questa vita che ha appena lasciato, perché dopo che lasciano il corpo hanno una prospettiva diversa di quello che hanno vissuto. E lì magari le chiediamo, cosa è stato importante in quella vita, qual è stato lo scopo, le lezioni che ha imparato. Allora, da quella prospettiva, dopo che ha lasciato il corpo, ha visto che è stata una donna molto forte, molto coraggiosa, che ha lavorato molto, che è riuscita a vivere da sola e a stare bene da sola, perché lei viveva sola e non sentiva avere il bisogno di stare con un'altra persona o con altre persone, diciamo una famiglia, no? E lei era molto felice della vita che ha avuto, aiutando agli altri e vedendo che comunque gli altri le volevano bene. Questo diciamo che è stato quello che lei ha visto da quella prospettiva dopo che ha lasciato il corpo. Dopodiché ho contattato il suo subconscio o sé superiore, che mi piace chiamarlo di più sé superiore, ha dato risposte alle domande che la cliente aveva portato in sessione, che ha spiegato alla cliente perché le ha fatto vedere quella vita in particolare. Il sé superiore le ha spiegato che le ha fatto vedere questa vita perché così si poteva rendere conto, no, e poteva ricordare che in passato già ha vissuto delle vite da sola e ha potuto superare le difficoltà, era molto felice in quella vita. E allora, come dicendole: "Guarda che tu già lo hai fatto, non hai problema di stare di nuovo da sola, riuscirai a farcela anche questa volta", no. Bene, poi il subconscio ha spiegato molti aspetti della sua vita, le ha dato consigli per come, affrontare certe situazioni e migliorare anche, alcune, difficoltà che stava vivendo in quel momento. Anche in questo caso il subconscio ha dato guarigione, anche se in questo caso ha spiegato che non avrebbe sentito la guarigione subito, ma nei giorni dopo. Di solito in questo caso quando il sé superiore dice che devi continuare la guarigione durante altri giorni dopo la sessione, lo fa di notte quando dormiamo e il sé superiore continua la guarigione, quando stiamo in questi stati dove non interferiamo molto con la mente, che soprattutto quando stiamo dormendo. Le hai spiegato anche perché questi problemi, questi malessere nella parte dell'utero, le emorragie che ha. Hai spiegato il problema di sovrappeso e le ha dato consigli. Il subconscio ha detto che comunque le aiuterebbe a pulire il corpo, per aiutare a migliorare il metabolismo, però che molte cose doveva fare lei ovviamente, perché ricordiamo che
La filosofia è tutto questo lavoro è che il malessere fisico si presenta per un malessere, un conflitto emotivo che non abbiamo ancora risolto e allora è importante cercare di, esplorare questi conflitti, cercare di superarli e se no, per molto che ti fa guarigione, continuerà a apparire il malessere fisico perché tu ancora non sei andato, diciamo, alla radice, del problema. Allora, le ha dato i consigli per cercare di, lavorare su questa questione del sovrappeso, che molte volte va relazionato con l'ansia, l'autostima, la rabbia, molte emozioni negative che non riesce a gestire e che magari la sfoga mangiando di più e mangiando male. E le ha spiegato che deve bere molta acqua, infatti questa cliente è una persona che non gli piace l'acqua, beve poca acqua e il suo conscio, il suo sé superiore, le spiegava che doveva bere molta acqua. Lei, diciamo che parte del suo compito era bere molta acqua. Le ha dato consigli su cosa mangiare, su cose bere e anche su, diciamo, le emozioni negative che doveva lavorare in se stessa per cercare di trasformarle in algo più, positivo e, benefico per lei. Allora il sé superiore, come dicevo, ha dato le risposte alle domande della cliente, ha dato la guarigione, le ha dato consigli su come migliorare la sua salute e la sua vita. E il sé superiore anche le ha spiegato qual era la sua missione di vita, che è relazionata con il portare la luce qua nella terra e infatti le spiegava che, quando lei arriva in un posto l'energia del posto cambia, l'energia delle persone, l'umore delle persone cambia quando lei, va in un posto. Sì, e allora le spiegava che per continuare a fare quel lavoro che già sta facendo bene, l'importante era continuare a credere in lei stessa, in che lei è capace di fare tutto ciò che lei vuole per la sua vita. E le spiegava che quello si relazionava anche con il fatto di curarsi il suo corpo, di stare meglio con se stessa, no? Che non ha bisogno di altre persone per essere felici, per stare bene e per questo quel ricordo della sua vita passata. Un'altra cosa che, la cliente voleva, chiedere al suo sé superiore era se poteva aiutarla a riattivare, la lingua, sì, in questo caso l'inglese, la lingua inglese, perché per suo lavoro aveva bisogno di, diciamo, avere questa possibilità di comunicarsi in inglese e visto che lei in un passato aveva avuto l'esperienza di ipnosi regressiva, ricordando che era un uomo, militare, che aveva come lingua, madre l'inglese, allora voleva sapere se poteva riattivare quel ricordo per portarlo nella sua vita presente e avere la facilità di parlare, comunicare in questa lingua. E il suo subconscio le ha detto di sì, che quel ricordo stava lì immagazzinato e che se lei aveva voglia di usarlo poteva farlo e le ha spiegato che doveva aiutarle a attivare questo ricordo e che così, sarebbe più facile per lei comunicarsi in inglese. Questa è stata una sessione molto bella, molto interessante dal punto di vista di tutto l'argomento di salute, della guarigione che ha fatto. Qui è importante, dire una cosa, che, la guarigione comunque è fatta, ma sta nella cliente, cercare che questa guarigione comunque si mantenga attiva, nel senso che ascoltare la registrazione serve sempre a, diciamo, attivare il ricordo di ciò che è successo durante la sessione, di quella guarigione, di quella vibrazione che si è sentito durante la guarigione. Ascoltare e riascoltare quella registrazione è importante per integrare quella informazione, continuare a integrare, diciamo, quella guarigione nel campo energetico della persona e nel ricordo di quello che, la persona ha vissuto in quel momento della sessione. Alla fine sta nel cliente prendere quella informazione che è uscita durante la sessione, analizzarla, guardarla,
studiarla e usarla nella vita presente per migliorarla. Lo scopo di questo lavoro è quello, no? Di attraverso l'ipnosi regressiva e il contatto con tu sé superiore avere informazioni che possano aiutarti a capire, a comprendere e a migliorare questa vita presente, perché questa vita presente è la più importante di tutte. Bene, questa è un'altra sessione che volevo condividere con voi perché comunque è stata una sessione dove il cliente, come dicevo, ha ricordato una vita molto semplice, molto tranquilla, un po' anche noiosa, diciamolo così, ma poi tutto si è collegato a molti aspetti, molte situazioni che la cliente stava presentando nella vita attuale. Questa tecnica è molto bella perché, il tuo sé superiore, il tuo subconscio, ti farà vedere quello che è necessario per te in quel momento della tua vita in cui tu ti avvicini a questo lavoro ti darà quello che tu sei in grado di gestire in quel momento. Sì, non ti darà più di quello che tu sei in grado di gestire, okay? Bene, allora, spero pronto raccontarvi altre esperienze di sessione. Un abbraccio, vi auguro una bellissima giornata. Ciao.